Un anno, 365 giorni, 8 difese. A volte i numeri raccontano una storia meglio di qualsiasi parola e a Dream Kingdom quei numeri hanno preso vita sul ring, trasformandosi nella conferma definitiva che Saya Kamitani non è più una campionessa di passaggio, ma una colonna portante della storia del Joshi Pororesu. Il 29 dicembre dal Ryogoku Gokigan la Phoenix Queen ha affrontato Saori Anou in un match che non era solo una difesa del World of Stardom Championship, ma una dichiarazione di potere, di continuità, di supremazia. Non un semplice main event, ma l'ennesimo capitolo di un regno che continua a crescere, a imporsi, a diventare sempre più pesante da sostenere per chiunque osi sfidarlo. La battaglia è stata intensa, durissima, logorante, oltre 22 minuti di colpi ad alto impatto, sequenze mozzafiato e near force capaci di far trattenere il respiro a chiunque stesse guardando il match. Saori Anou non si è presentata come una sfidante qualunque, ma come una guerriera pronta a distruggere tutto pur di strapparle la cintura, colpendo Saya Kamitani con una violenza rara, colpi secchi, pesanti, brutali, una vera e propria sella di un cosacco che riecheggiava come un tuono sotto la cupola dell'arena. Ogni affondo sembrava poter cambiare il corso del match, ogni caduta sembrava definitiva, ma ogni volta Saya Kamitani trovava la forza di rialzarsi, di resistere, di rispondere con ancora più determinazione. Near force da entrambe le parti, momenti in cui il pubblico era convinto che il titolo stesse per cambiare mani, istanti in cui Saori Anou era a un soffio dall'impresa. Eppure la Phoenix Queen non ha mai perso il controllo. Perché questo regno non è costruito sulla fortuna o sull'inerzia, ma su una convinzione incrollabile di essere la migliore. Quando l'arbitro ha contato il conto di 3 e Saori Anou è rimasta al tappeto, sconfitta ma mai ridimensionata, il significato di quella vittoria è andato ben oltre il risultato. Ottava difesa riuscita, un anno esatto di regno, 365 giorni da quel Dream Kingdom 2024 in cui Saya Kamitani aveva sconfitto Tam Nakano nel main event, conquistando per la prima volta la Red Belt e cambiando per sempre il proprio destino. Ma la Saya Kamitani di oggi non è la stessa di 12 mesi fa, è più fredda, più sicura, più dominante, più consapevole del peso che porta sulle spalle. Questa vittoria rappresenta una consacrazione definitiva perché ormai non ci sono più dubbi. Saya Kamitani è una vera e propria paladina non solo del Joshi Pororesu ma dell'intero wrestling femminile mondiale. Non è un titolo che si assegna per simpatia o per narrativa forzata, è qualcosa che si guadagna match dopo match, difesa dopo difesa, palcoscenico dopo palcoscenico. E proprio quando sembrava che Dream Kingdom avesse già detto tutto, la serata ha regalato un altro momento destinato a restare impresso nella memoria dei fan. Al termine del match sul ring è apparsa Starlight Kid, un ritorno che ha fatto esplodere il Ryogoku Gokigan, carico di significato e di aspettative, perché SLK non era lì per celebrare la campionessa, ma per ricordare che il futuro è già arrivato. Starlight Kid aveva fatto il suo rientro proprio durante il pay-per-view in coppia con Azumi, riuscendo a sconfiggere Shuri e Tomoka Inaba, un segnale fortissimo considerando che si trattava del suo primo match dopo l'infortunio patito a Crimson Nightmare lo scorso 3 novembre, la notte in cui aveva perso il Wonder of Stardom Championship contro Konami. Un ritorno che parlava di resilienza, di fame, di voglia di riprendersi tutto. Quando Starlight Kid ha lanciato la sua sfida, il messaggio è stato chiarissimo. Saya Kamitani, World of Stardom Championship, Red Belt. Nessuna esitazione, nessuna ambiguità.
Uno scontro che potrebbe andare in scena a Supreme Fight il 7 febbraio 2026, anche se per ora nulla è ufficiale, ma basta incrociare lo sguardo di queste due per capire che non è questione di se accadrà, ma solo di quando. La top heel contro la top face della Stardom. Due simboli, due visioni, due forze destinate inevitabilmente a collidere. Eppure, se lo sguardo di Sayaka Mitani sembra già proiettato a febbraio, il suo presente più immediato porta un nome ancora più grande e pesante: Wrestle Kingdom 20. Il 4 gennaio 2026 dal Tokyo Dome, il tempio assoluto del wrestling giapponese, Sayaka Mitani affronterà Shuri in un winner takes all match che ha già il sapore della storia. Da una parte la Phoenix Queen con lo Strong Women's Championship, dall'altra Shuri con l'IWGP Women's Title. Tutto in palio, senza possibilità di appello. E qui entra in gioco una previsione che nasce dalla costruzione di questo regno e dalla traiettoria che Sayaka Mitani sta seguendo. Io francamente prevedo la vittoria della Phoenix Queen. Prevedo che conquisterà anche l'IWGP Women's Championship, diventando tripla campionessa, aggiungendo quindi alla collezione la cintura più prestigiosa della New Japan Pro Wrestling. Sarebbe un risultato storico, uno di quelli che definiscono un'epoca e che col passare degli anni verranno ricordati come il momento esatto in cui Sayaka Mitani è passata dall'essere una grande campionessa a una leggenda vivente. Dream Kingdom 2025 non è stato un punto di arrivo, ma l'ennesimo tassello di un dominio che sembra appena entrato nella sua fase più pericolosa. Perché quando una regina smette di dimostrare qualcosa e inizia semplicemente a imporre la propria legge, il suo regno non fa che diventare eterno. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma non vi preoccupate, nei prossimi giorni continueremo a parlare di quanto successo a Dream Kingdom, andando a concentrarci sulla battaglia tra Konami e Sayada, passando per i Goddess of Stardom Titles, fino ad arrivare alla guerra tra Natsupoi e Sari. Ecco perché vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella, proprio per non perdervi nulla di tutto ciò. Sayaka Mitani dunque rimane salda sul trono di regina indiscussa della Stardom, concludendo l'anno proprio come lo aveva iniziato, dominando la compagnia in lungo e in largo e imponendo la sua grandezza. Chi la fermerà? Riuscirà per davvero anche a battere Shuri a Wrestle Kingdom 20 e a diventare Triple Champ? Potete rispondere a tutte queste domande qua sotto nei commenti. Prima di salutarvi, volevo prendermi 2 minuti per augurare a tutti voi un buon 2026. Vi auguro un anno pieno di gioie e che possiate brillare proprio come sta brillando Sayaka Mitani nel pro wrestling. Grazie di cuore per tutto il supporto che mi avete dato in questo 2025. Se questo progetto esiste e sta crescendo sempre più, è esclusivamente grazie a voi. A presto. Bye bye!